visto pure io? L'hai visto pure io? E poi io dentro la onda. In questo video farò dei pensieri ad alta voce, descrivendovi quello che più o meno mi viene in mente, cercando di arrivare alla cattura. Ho iniziato con il Silent Assassin, ora sembra ci siano le condizioni per poter pescare anche a galla. Sto pescando con il Walking the Dog, con il VTD, per provare se serra, perché questo è diciamo il target. Naturalmente se ci sono altri predatori ci accontentiamo ugualmente, però il target con questo mare, in questo spot, dovrebbe essere il serra. Vediamo se mangiano a galla e vi dirò ogni artificiale che cambio. Quindi questo video, se lo vedrete, vuol dire che si arriva alla cattura, e vi dirò quello che immagino di fare, quindi poi farò per ricercare la cattura del serra o comunque degli altri predatori. Il vento ancora diminuito, c'era un vento molto più forte stamattina, siamo nel pomeriggio, si riesce a lanciare bene, il VTD si manovra anche bene, il filo non si attorciglia come succede spesso con il vento forte, o peggio ancora vento laterale sulla punta della canna. Quindi l'azione del VTD è corretta, potete vedere tranquillamente il video che ho già pubblicato sul canale per Spinning Startup di come recupero il VTD. Però non sto ottenendo segnali, mi sposto un po' più avanti. Proviamo in un altro punto, insisto ancora con il VTD perché voglio sondare un po' di mare pescando a galla. Qui di solito serra in queste condizioni mangiano a galla, quindi potrei riuscire a trovarli. Vediamo un po'. Il VTD si muove bene, riesco a gestirlo molto bene. Come vedete non lo uso solo a mare calmo il VTD, anzi mi piace molto utilizzarlo con le scadute, in condizioni non troppo aggressive, diciamo, di mare, che scoprire se mangiano a galla con queste condizioni è importante. Potrebbero anche mangiare solo a galla i serra e quindi snobbare i gemmi. Questa verifica va fatta, che altrimenti potremmo pescare un paio d'ore, 3, oppure fare un cappotto e non vedere proprio niente. Magari mangiavano a galla, quindi io provo quando si può abbastanza le esche di galla. Ok, sembra che a galla, dopo svariati lanci, non ce ne siano. Poi dopo riproverò ancora, adesso mi sposto di nuovo, però cambio artificiale e ritorno al jerk. Metto un Silent Assassin un po' più grandicello, che il vento ancora è
peso, anzi è leggermente aumentato. Abbiamo detto di stare in Assassin in 140. Questa colorazione che con il mare in queste condizioni abbastanza torbido si vede, dovrebbe essere anche ben visibile. Poi con situazioni di corrente abbastanza sostenute riesco a cercarlo molto bene. L'artificiale, come vedete, tiene la corrente, si vede dal movimento che fa la canna e rimane più o meno nella posizione dopo aver ripreso la sua normale posizione. Nella parte finale il jerk alzo sempre la canna perché evito gli spalettamenti facendola alzare dal fondo e continuo a pescare praticamente fino all'ultimo metro. Questa è una cosa importante per evitare di spalettare l'artificiale e riuscire a stare in pesca fino all'ultimo metro, specialmente quando c'è il mare in queste condizioni, perché l'onda, il cavo dell'onda può essere molto basso vicino a riva, quindi far toccare l'artificiale a terra, romperlo o peggio incagliare. Ancora non ho ottenuto né toccate né altro. Il mare sembra buono, però anche se le condizioni sono buone a volte purtroppo si ritorna col cappotto, ma cercheremo di evitarlo trovando più soluzioni artificiali possibili. Dalla parte sua il Silent Assassin ha una cosa ottima, poi ne parleremo in maniera più specifica, ha una lanciabilità eccezionale, quindi anche con il vento frontale come in questo caso si riesce a lanciare abbastanza lontano. Ok, cambiamo di nuovo artificiale, sto pensando a cosa andare a mettere, vediamo un po'. Allora, proviamo con un altro jerk della Seaspin, lei è 130, questo è una grossa paletta, mantiene benissimo la corrente, si possono fare degli stop molto prolungati e questa colorazione è molto visibile. Come vedete non ci sono nuvole, siamo in pieno giorno, quindi anche se l'acqua è torbida i riflessi della luce dovrebbero almeno riuscire a colpire la superficie dell'artificiale. Naturalmente non nuota mai troppo in profondità, si vede che tocca perché ad esempio adesso ho toccato il fondo, non ho messo i waders e forse ho sbagliato, avrei pescato sicuramente molto più comodamente. Con questo artificiale riesco a fare degli stop molto prolungati e secchi. A volte l'attacco avviene o appena faccio lo stop o appena riparto, quando pesco in questo modo. Poi sento la corrente in una maniera molto forte. Questo è uno degli inconvenienti che capita spesso, il filo va ad incastrarsi sulle ancorette, ma non succede niente, insomma. Proviamo ancora un po' con Leia, poi proviamo qualche altro artificiale. Ok, dopo Leia quindi ho provato già con un paio di jet di nuovo e
ritroviamo nuovamente con la pesca a galla in superficie. Usiamo un piccolo nido, il mini nido di stelluto. Abbiamo già visto in alcuni video in azione, perfetto da utilizzare con canne per lo spinning medio di sciolto. Vediamo se qualche amico serra in questa zona, in questo punto dello spot, preferisce magari mangiare a galla. Movimento del nido, canna alta, abbastanza frenetico, in modo tale da sembrare un pesce che scappa sulla superficie. Ne fa molti schizzi e sbanda vistosamente. Per essere il nido sarebbe una unghia. Ok. Ad esempio adesso in questo momento sto pensando già che forse, nonostante il mare sia in buone condizioni, non c'è presenza di predatori, perché siamo in due sullo spot, stiamo provando diversi artificiali, diverse soluzioni, però nessuno di noi ha ancora avuto un segnale positivo. Ma nello spinning una cosa che ho appena detto vale tanto quanto, e può darsi che si riesca a scatenare l'aggressività dei predatori magari con un artificiale che ancora non ho provato, oppure con un artificiale che ho già provato prima, perché in questo punto stanno cacciando. Quindi una cosa che stavo pensando è quella di dover continuare a provare, insistere, fare in modo che si sondi il più possibile lo spot davanti a noi. Questo è l'unico modo per avere delle risposte, utilizzando le accortezze che conosciamo e che abbiamo imparato in quello spot in determinate condizioni. Qui spesso i serra mangiano a galla, quindi conviene provare a galla. Vediamo ancora un po'. Infatti credo che Pasquale ci sia con il serra. Eccolo, un bel serra. Eccolo, un bel serra. E si là, a galla, a galla. Come vi dicevo, a galla, come vedete, eccolo qui, questo bel serra, questo è un bel serra, bellissimo. Bello. Ok, Pasquale ha catturato il primo serra, quindi significa che c'è l'attività. Questo non poteva che essere una bella notizia. Adesso proverò a prenderne qualcuno anche io, speriamo che mi piacciono le esche che propongo. Continuerò a pescare a galla, magari metto il VTD al posto del nido, perché Pasquale è stato attaccato su un VTD effettivamente.
quindi faccio questa operazione. Ok, continuiamo a galla. Serra a galla è già uscito, proviamo ancora. Ha preso Pasquale, vediamo se riesco a stimolarli anch'io. Ed era anche un bel serra. Sto pescando con il po' più bianco 120. Pasquale, vai, un altro serra per Pasquale, un bel serra. Vai Pasquale, tiralo fuori, vai. Io non ci sto riuscendo, ma Pasquale è già al secondo, sempre a galla. Eccolo, bel salto, bel pesce, un altro bel serra. Eccolo qua, bellissimo. Provo a prenderlo anche io uno, e per il momento sto facendo solo il cameraman praticamente, però dovrei riuscirci anch'io, vediamo. Oppure è il colore dell'esca che sta usando Pasquale, magari sul bianco non danno. Vediamo che cosa succede. Pasquale sta pescando con il Pro Q90, io il 120. È possibile anche che sia una questione di misure, ma non demordiamo, magari attacca qualche serra più corpulento. Allora, col jerk abbiamo provato di nuovo col jerk, sembra non esserci nessuna attività pescando col jerk. Riprendo di nuovo a pescare col VTB perché i segnali li abbiamo avuti con quello. C'è stato un abbassamento di pressione, come vedete se n'è andato anche il sole, quindi questo potrebbe essere stato uno dei motivi per i quali sono entrati in attività. Proviamo di nuovo col VTB, anche se non ho il piccolo, ma proverò con un needle piccolo. Proviamo con il needle a galla. Questo è leggermente più grande di quello di prima, del mini. È sempre un artigianale Pelatus. Vediamo se riusciamo a stanare qualche serra. Eccolo, eccolo, attacco del serra. Ma attaccato! Oh. Ma attaccato! Attaccato! Sì! Allora, dopo il primo attacco è venuto Pasquale a rompere i coglioni. Scherzo. Dopo il primo attacco vediamo se riusciamo di nuovo a convincerlo nuovamente con il needle Pelatus. Bella attacco ha fatto. Ha fatto. Ragazzi, un attacco l'abbiamo avuto. Questo needle piace. Non riesco a pescare bene perché si è alzato ancora un po' il vento.
sta creando problemi a tenere bene in pesca il needle. Mi sa che ritorno al VTD, anche perché sto riuscendo a malapena a fargli fare un movimento da VTD allora. Quindi cambio artificiale, ritorniamo al VTD. Purtroppo non ho un blocco 90. Che si ritorna al VTD. Ho ricevuto solo un attacco sul needle, quindi sempre a galla. Sono usciti già due, quindi la presenza c'è assicurata. Dobbiamo solo cercare di convincerli. Un attacco su auto. Proviamo ancora imperterriti. Bisogna provare, ragazzi, anche se chi è vicino a noi sta prendendo i pesci, non bisogna demordere o farsi prendere dall'ansia da prestazione e continuare a pescare. Se si riesce a prendere qualcuno bene, se no si gioisce per quelli che hanno preso gli altri. Naturalmente vi sto dicendo il mio pensiero, mi piacerebbe prendere un pesce, anche perché la taglia finalmente sembra essere discreta rispetto a quella che di solito stiamo riuscendo a catturare. Sarebbe anche bello combatterli. L'attacco a galla è sempre stupendo da vedere. Già quello che ho visto prima mi ha messo una bella adrenalina addosso. Ora riprendo a pescare a jerk, uno bello colorato, un Silent 140 CPA, che c'è ancora troppo vento, non riesco a pescare bene con tutti. Si era un po' calmato, ma come vedete ha forzato anche il mare, quindi conviene provare con il jerk, si riesce a gestire meglio del needle e del VTD, anche se più tardi dovrebbe al mare di nuovo e quindi proverò ancora a galla. Provo con un artificiale artigianale che dovrebbe muovere come un VTD ma sott'acqua, quindi un subwalk. Questo vediamo se riusciamo a convincere qualche predone serra con questo. Sto provando un po' di tutto perché è diventato un po' più difficile pescare, è aumentato abbastanza il vento e la corrente. Cercando di capire con quali esche. Prima gli attacchi li abbiamo avuti tutti a galla, due serra sono usciti, io ho avuto solo un attacco a galla, non sono riuscito a ferrare. Sto provando diverse soluzioni per poter pescare anche con condizioni un po' più critiche rispetto a prima. È aumentato il vento, è aumentata la corrente. Con quest'esca qui effettivamente si riesce a lanciare bene ed anche a muoverla abbastanza bene.
ottengo risultati e segnali nemmeno con questa qui. Vorrei provare con un'esca artigianale, questa qui di Panic Lure, a colori abbastanza scuri, un cefaletto fatto da boxing di spiaggia, che a galla non sto avendo più risultati tranne un attacco e un inseguimento. Può darsi che facendo sera abbiano deciso di mangiare più riparati. Adesso vedremo se riusciamo a stimolarli, se ce ne sono ancora naturalmente, con i jerk. Inizio con questo artigianato Panic 100 by Panic Lure. Mantiene molto bene la corrente. Il vento sta andando a diminuire, adesso provo un po' con i jerk e poi riprendo di nuovo a galla, sperando che riesca anche io a catturarne uno, anche se in Calabria si dice passato usante, passata la festa, significa inseguimento è un attacco e non sono riuscito a ferrarmi. E quindi passato usando, passata la festa, ma vedremo. Riprendiamo a pescare a galla, non demordiamo. Riproviamo con il niddle piccolo, sempre a galla, che ne è uscito un altro di serra nel frattempo. Stanno continuando a mangiare a galla, il vento è un po' calmato, quindi la situazione è più semplice da gestire. Si riesce a far notare abbastanza bene il niddle. Pasquale becca un altro serra e io faccio il cameraman di Pasquale. Eccolo qua, lo prende col jerk, giusto? No, che è? Mi sembra più superficiale che a cazzo. Ah, sembra in superficie. Siamo a 4 serra, ma nessuno alla mia canna. Quando non va, non va. Proviamo anche con un popper prestato da Leonardo, il Toto 131, io non ne ho. Sì, ne ho due io, una così e una più piccola.
E guarda qua, porco giuro, oh. Mamma mia, porca vacca boia, oh.